Salve fandoni e ben ritrovati su Expedition 33. Quest'oggi episodio bello tosto perché affrontiamo Simon ancora una volta. Io inizierò a registrare, ci vediamo qualche try e poi probabilmente vi taglio, insomma, quelli non necessari. Li registrerò e effettuerò i tagli dopo, in modo da avere sostanzialmente giusto qualche try più significativo, mettiamola così. L'idea è questa almeno. Andiamo a vedere. Sicuramente la prima fase la taglierò da tutti perché l'abbiamo vista, è molto semplice. Adesso ce la vediamo come primo fight, magari ci va di culo, lo vinciamo, non credo. Però le prossime vedrete solo la seconda fase. Quindi, pronti? Eccolo qui Simone. Allora, noi iniziamo come al solito con le nostre cosine. Puntiamo su Mael in quanto in questa prima fase non vale tanto la pena far accumulare il fuoco quanto più fare tanti danni e basta. Pochissimi, però va bene. Ok. E iniziamo ad avere dei danni da parte di Ciel. Questo purtroppo non possiamo controllarlo, mi sa. Vabbè, iniziamo a mettere anche fuoco a questo punto. Ok. Così non abbiamo tanto in questo momento con lei, quindi facciamo un degagement e poi recuperiamo un po'. Questo fa tanto. Ok, ha ripreso... Ah, ho messo vita di Clea forse? Credo di sì. Ottimo in realtà, perfetto. Ok, ok. Vabbè, intervento sul delay va benissimo. E facciamo un gommage, tanto non si mantiene tra una fase e l'altra, perciò non ci cambia moltissimo. Ok, questa è tranquillissima, il problema è l'altra. Vediamo un po'. Ok. Sfruttiamo il capovolgimento per quanto possibile. Male, molto male. Ok, però ho capito meglio questo attacco, Tocca a me. Lei si rianima la prima volta, ottimo. Possiamo già strappare perché ovviamente, ok, conviene in realtà. Non conviene effettivamente con il coso, ma farlo così in modo che accumuliamo fuoco. Questa... Ok, la vedo malissimo ovviamente quella, però sta migliorando. Deve per forza rianimare in questo momento. Entrambi. Altrimenti me li tira giù.
Però posso stunnare. Facciamo così. Fermiamo Ciel. Stun. E voglio rischiare un degagement perché magari essendo stunnato ci aiuta, vediamo. No, lo fa comunque, da stunnato. Non ha subito il danno però, sbaglio. Cioè ha fatto il coso vulnerabile ma non l'ha subito proprio. Perché non c'era più verso forse. Interazioni un po' particolari, Partiamo malissimo in questo caso, non credo che riusciremo, però andiamo avanti. Mi ha fregato lo scudo, ovviamente. Il problema principale è che può fare quella cosa da stunnato. È quella la cosa più fastidiosa. Ok. E adesso iniziamo seriamente a vedere qualcosa di interessante. Si spera. Ho fatto delle piccole modifiche a verso con Illumina, gli ho messo capovolgimento e sistemato un po' di cose. Vediamo un po'. Stavo per sbagliare. Ok, già 5 milioni, non male. No, troppo presto. Comunque c'è ancora la difesa molto bassa, però vabbè. Me l'ha rimosso subito. Che pezzo di merda. Malissimo. C'ho anche la rianimazione che non è male. Però il problema è che ovviamente verso non c'è, quindi non può funzionare. Non penso proprio. Però posso fare un colpo virtuoso con doppio danno e passare alla virtuosa. Bassi proprio i danni. Però adesso posso fare uno stand al virtuoso almeno. Ok. No. Devo vedere bene queste attese. Posso stunnare. Poi farei recupero.
No, devo rianimare Ciel per forza, se no... Ok. C'ho un gommage. L'unico problema è che non abbiamo la virtuosa. Quella è l'unica cosa. Non so se conviene farlo. E adesso ho il doppio danno. Proviamo questo gommage, vediamo un po'. 17 milioni, benissimo. Gioca subito. Siamo in virtuosa. Ottimo, però... Non ho capito. Cioè, così me li ha rimossi e basta. Mandiamo i ragazzi che non sono pronti assolutamente, però... Anche gli scudi di Lun, poverina. Sono un po' di turni prima che tocchi a Lun, eh. Sostanzialmente servirebbe anche il secondo team. Oppure ha fatto quella mossa perché siamo rimasti tipo non so 10-20% di HP. Il che vuol dire che potrei fare gommage alla fine o all'inizio e poi... Cioè l'errore penso sia stato fare il secondo Stendhal virtuoso perché ci ha avvicinato molto. Non lo so, ci vediamo tra poco. A me spaventa a questo punto che possa avere anche una terza fase. E sì, sono assolutamente nella merda con gli altri. Però vabbè, tanto comunque morirebbero la prima volta. Facciamo il possibile. Vabbè. Troppo presto, vabbè, aveva 1 HP. Possiamo stunnare, ma adesso lui me lo rimuove. Perché ha 2 turni. Ok. No, può ancora. No, ho bisogno anche diverso. Eccoci. A questo punto voglio dare in realtà un vantaggio avverso, vi dico la verità, proviamo. Ok. Ho ricordato troppo tardi che c'era anche la seconda e quando ho cliccato mi aveva già preso. Ma ci sta. Tanto lei può rianimarsi. Stun. Continuiamo ad applicare fuoco. Ottimo. Lui si frega gli scudi, dobbiamo assolutamente toglierlo. Gran peccato. Dobbiamo passare alla virtuosa. Non riusciamo a fare Stendhal, vabbè, facciamo un degagement.
questo punto prepariamo per dopo Furia della Dea Bendata e intervento su di lui. Peccato. Però col 400 deve fare di più. Cioè ha 800 cariche. Perché l'ho stunnato. Ma si frega lo scudo. Maledetto. Raga, io insisto sul verso. Continuiamo ad applicargli fuoco. Abbiamo un gommage pronto. 3 milioni. Quasi però, eh. 1000 di fuoco. Ok, non me lo dovrebbe tirare fuori. Ottimo. E non posso fare un gommage potenziato, non adesso. Non conviene. Un gommage con doppio. Intanto dobbiamo anche rianimare verso. Rianimare, non so cosa abbia detto, però va tirato su. Possiamo rischiare perché se gommage va troppo bene, rischiamo che ci tira fuori tutti. Quindi quello che faremo è degagement e tiriamo su verso. Io sempre questo non capisco perché con così tante cariche di fuoco comunque prenda meno. Cioè con 30 prende 1 milione di fuoco e non lo so. E mi ha anche tirato fuori Maiella. Non capisco. Cioè dovrebbe scalare quel danno, vi trovate? Ne capisco il senso. Ok. Non abbiamo il one shot potential però senza Maiella. Quindi arrivata a una certa vita ci tira fuori tutti. È subito dopo quello lì. Ok.
Ottimo. Stiamo avvicinando pericolosamente a quel momento lì. Voglio provare questo assalto lacerante doppiato, vediamo come va. Devo buildare gli altri due, altrimenti non possiamo. È una terza fase proprio, ha una terza spada. Ok. Ci servono Monaco e Lune. Forza. Ci serve per forza perché c'è la possibilità in cui riusciamo a chiudere magari con Maielle nella prima fase, anche se non ho ben capito quando è il punto in cui cambia fase. Però... tra l'altro, scusami, qui ci sta miglior armi. Adesso posso farlo ovunque. E io tornavo sempre indietro, allora non va bene, ok. Allora, Monaco. La battaglia con la maschera dell'onnipotenza, danni aumentati del 20% per ogni turno. Danni di strappo vengono raddoppiati con la maschera dell'onnipotenza. Ok, questo potrebbe essere interessante. Però anche questo, sono entrambi buoni. Non lo so, vediamo quale dei due. Abbiamo 700 su agilità e 600 su vitalità. Forse conviene tenere questo. I doppi turni sono importanti. Vai. Con Lune invece... non saprei. Continuiamo col fuoco. Il fuoco non sembra fargli così tanto. Dici distanza di danni di successivi. Ma non ci arriviamo al 30%. C'è un'abilità di un elemento già usato. All'inizio del turno, se non ha macchie, ne genera 2. Credo che ci convenga usare questo. Il Kralim. Vediamo un po'. I danni di tutti gli altri elementi. In realtà questo giro che avevamo adesso va anche bene. Però a questo punto... a parte che una rinascita ci starebbe. Però nemmeno così tanto, non lo so. Terra ridotti i danni da strappo a tutti i nemici, aumenta anche del 50% di danni da strappo subiti. Durata 3 turni, per aumentare la durata a 5 turni. A ogni turno, questo non è male. Se no c'è questo che però richiede tutti gli elementi. Però, vai, prendiamolo. Noi abbiamo modo di ottenere tutti gli elementi, forse l'unico problematico è terra. Allora abbiamo fulmine, fuoco, ghiaccio. Terra costa 7, è l'unico un po' così. Anche perché non credo che conti la luce in quel caso.
Cioè, mettiamo questo. Schianto crostale va sostituito con qualcosa che abbia dei danni, cioè che abbia un costo più basso e ci dia, ecco, tipo questo, sollevamento terrestre. Ok, tuonifragio lo teniamo, non lo so se ci serve in realtà, sinceramente non credo. Prendiamoci questo qui per la rinascita. Teniamo tutti questi livelli bassi per poi, perché già dobbiamo fare tutto questo ciclo, non so quanto riusciamo. Poi illumina. Mo ti voglio con illumina. E facciamo prima Epicto. Lei scala su vitalità e agilità. Ok, quindi in realtà è un'ottima cosa perché possiamo concentrarci su quello. Farei anche un miglior attributi e un ripristino attributi. Però c'ha anche il crit rate. In realtà potrebbe andare bene. Facciamo così. Vitalità lo portiamo su. Poi tiriamo su anche potenza. Meno 25. Agilità lo potremmo portare a 99. Tasso di critico lo tiriamo su almeno al 50, riusciamo? Ok. E poi tiriamo su ancora vitalità. Circa, secondo me così ci può stare. Poi, molto casereccio ragazzi, però non ci basta quell'ultimo pezzo, ok? Quindi non è così tanto assurdo. Il problema è che ovviamente cambia il moveset. Allora, ci serve qualcosa che sia buono per lei, ma anche interessante in generale. Facciamo livello. Gioca di nuovo quando infligge strappo a un bersaglio. Questo è importante secondo me. E ci dà velocità e tasso di critico, il che non è male. Poi abbiamo più un PA quando esegue un attacco base. Difficilmente seguiremo attacchi base con lei perché dobbiamo ottenere le macchie. Adrenalina con potenza potrebbe funzionare se con Monoco possiamo applicare qualcosa di questo tipo. Immune alla bruciatura fino a un certo punto ci interessa. Danni da contrattacco aumentato. Ora questo ovviamente ci permette di non equipaggiare stesso quello, però almeno abbiamo salute e tasso di critico, che non è male. Applica 3 bruciature fino a un certo punto, ci interessa. Tintura potenziante, applicano potenza. Quando colpisce una vulnerabilità non credo ne abbia il tizio. 20% di una carica sfumata quando esegue un colpo critico una volta per turno. Questo è importante e ci dà difesa e tasso di critico, che pure mi sta bene. Proviamo così. Ok. Però noi dobbiamo anche canalizzare il suo danno in qualche modo. Non so in che modo. Allora, cannone di vetro sicuramente. Impeccabile. Parata energizzante. Abbiamo solo la 2. Li puoi mettere in costo di punti, è già adesso. Ok. Allora. Attacco aumentato, un piede nella fossa. E raddoppia le istanze di bruciatura. Il primo colpo inflitto e subito infliggono il 50%. No, potere dipinto, roulette, ci sta. Lo scudo no. Contrattacco aumentato 2, contrattacco aumentato 3, bruciatura critica. Potrebbe funzionare solo perché... Sì, ogni tanto potrebbe essere infuocato con l'abilità. Finita capovolta.
super stordimento, strappamento. Poi ci servono le stesse cose che abbiamo anche sugli altri. Banalmente ci serve cecchino. Sì, ci servono un bel po' di lumina anche su di lei. Passiamo un attimo a Monoko. Allora, Monoko abbiamo detto Brumaro. Lui scala su potenza, vitalità e agilità. Quindi migliora attributi. Sugli altri abbiamo già potenziato tutto. Farei un ritocco. Allora, aumentiamo prima agilità perché ci serve tantissimo contro sto tizio. Soprattutto perché rimaniamo in due. Perciò la vorrei portare a 99 sinceramente. Vitalità è buono perché scala anche potenza d'attacco. Il problema è che chiaramente lui può portare gli HP a 1. Quindi è utile ma fino a un certo punto. Perciò io la porterei tipo a 75 in questo caso. Tirerei su potenza fino a 40 e tutto il resto su fortuna. Secondo me ci può stare. La parte più importante però per Monoko è chiaramente questa, che ovviamente non è molto varia visto che non abbiamo tantissime possibilità. Vediamo un po'. Questo è comodo nel caso in cui rubi scudi a lune, però voglio dire, non è che sia così tanto importante, mettiamola così. Il bersaglio a marchio passa la maschera dell'onnipotenza. Questo ci interessa in realtà. Abbiamo la cura, non credo che in questo caso possa essere utile. Attacco indebolente sì, potrebbe funzionare ma non so fino a che punto. Applica inerme al bersaglio per 3 turni, aumenta la durata di inerme a 5 turni. Media un solo bersaglio. Medi. Sono 2 colpi. L'altro fa fisico a tutti i nemici. Però è uno ovviamente. Colpo critico infligge il doppio dei danni. Secondo me non conviene toglierlo quello. Questo forse potremmo cambiarlo. A tutti i nemici un colpo. Cura tutti gli alleati per 10% della salute per ogni nemico colpito. Che sarà sempre 10%. Non lo so, non così interessante. Fisico elevati a tutti i nemici, possibilità di strappo. Forse questo è più interessante, però è tutto verde abbiamo praticamente. Elevati a un solo bersaglio, possibilità di strappo. Vai, mettiamo questo. Ok, abbiamo 2 rossi, 1 verde attualmente. Perforazione dello scialiere lo manterrei, non ne ho idea. Sinceramente non credo che serva molto in questo caso. E l'azzurro ce l'abbiamo, abbiamo Percossa del Bruler e Mortaio del Benessier. E vabbè. Lascerei così, dai, facciamo così. Non sarà il meglio, ovviamente, però. Ok. E a questo punto ci servono anche a lui dei picto decenti. Cioè, almeno con un livello decente. Andiamo a vedere. 3 scudi no. Dono curativo. 15% della salute all'applicazione di un potenziamento. Inerbe aumenta i danni subiti di un ulteriore 15%. Questo è interessante perché abbiamo la possibilità di applicarlo. È bassino come livello, attenzione. Questo c'è da dirlo. Torniamo un po' su. Vediamo un po'. Probabilmente a questo punto metteremo questi qui che danno valori ma che non ci aiutano più di tanto. Tipo questo, velocità e tasso di critico, secondo me è importante.
Ok. E potenza d'attacco, tasso di critico 87, velocità, ok, ci serve un po' di salute, effettivamente, un minimo, che sono 2 loro, perciò è un po' così. Vediamo un po'. Difesa e velocità, salute e difesa. Mettiamo questo, anche se non è che serva molto. Allora, qui toglierei questo, attacco base, non credo ci convenga. Cecchino, mettiamo cannone di vetro, attacco aumentato, cura accelerante, momento critico. Potrebbe starci, in realtà dovremmo metterlo su tutti perché porta anche a 1 HP. Contrattacco aumentato. Contrattacco aumentato 3, contrattacco aumentato 2. Colpo critico ricaricante. Sì. Poi ci serve audacia. No. Partenza energizzante. Potremmo anche fare totalmente in forza e poi mettere gli HP a 1. Però rischiamo parecchio. E in seconda fase, appunto, no, non conviene. Serviranno, seconda possibilità, servono tanti lumina in questo momento. Andiamo di applicarli un po'. Dovremmo farcela. Facciamo così, arriviamo a 170. ...170... 85, dai. Ok, siamo proprio agli sgoccioli, Però adesso su Monoco possiamo equipaggiare imbroglio. Non possiamo metterli entrambi. Allora, io toglierei dei contrattacchi aumentati, banalmente. Contrattacco aumentato 3, perché tanto non riusciamo quasi mai a fare contrattacco. E se pure riusciamo non è così tanto quanto l'utilità di queste altre cose. Seconda possibilità, imbroglio importantissimi. Ok. Stessa cosa con l'une. Vediamo un po'. Imbroglio. Ma sia energetica cos'era? Ah, effettivamente lei avrà bisogno di PA. Mo che ci penso. Però vabbè. Togliamo contrattacco aumentato anche a lei. Il terzo. Eccolo qui. Non basta. Granata potenziante. Mira aumentata. Sì, togliamo mira aumentata. Seconda possibilità. Non stiamo potenziando chissà quanto i danni, però... Allora, anche qui, se abbiamo possibilità, lo toglierei, però in realtà stiamo bene sui primi, devo dire. Ok, e a questo punto facciamo anche migliora armi e miglioriamo l'arma di Lune. Ok. Ragazzi, non mi aspetto nulla. Li abbiamo buildati molto velocemente, tanto per vedere. Vediamo un po' come va. Se riusciamo in prima fase è anche meglio, cioè in prima squadra è anche meglio. Eccoci qui, eccoci qui. Allora. Bam. Fuoco alle polveri. Arrivati a 200 stack non continuerò ad accumularle perché tanto abbiamo visto che è inutile. Mi ero dimenticato fossero 2. Peccato, ma va bene così. Ma vedi, gli ha anche tolto tutta la vita a posto. Arrivati a quel punto, quindi con S, iniziamo a fare il colpo quello lì che dovrebbe aumentare i danni ogni volta che lo castiamo. Secondo me ci sta. Qui, questo è l'ultimo attacco che facciamo. Ok, 200 stack, clean, tranquillo.
Molto più lento il secondo colpo, ok. Avete visto comunque, ha fatto molto meno rispetto alle 100 stack. Secondo me è buggato, vi dico proprio la verità. Va bene, ok. Chiaramente mi aspettavo di più, ma ci sta. Facciamo così, che tanto Maiella ha pochi danni. Facciamo andare sì, Simon, certo. Ho anche doppiato le stack, peggio però vabbè. Dopo un turno danni di tipo fisico estremi. Ok, possiamo fare questo. E lo fa adesso. Non male. Ok. Vabbè, ce l'ha con CL. Abbiamo un gommage. Salto ascendente. Non posso rifarlo purtroppo. Facciamo così. E a sto punto andiamo, tanto. Oh. Questo non riesco proprio. Mi è proprio sconosciuto il pattern. Lo fa istantaneamente. Trovo difficile, vabbè. Maiel. Rianimiamo gli altri. Tocca a Ciel dopo, in realtà possiamo permetterci altro. Vogliamo fare un gommage adesso? Non potenziato. Così dopo abbiamo più possibilità di fare meglio. Secondo me ci può stare. Non così poco mi aspettavo, però ci può stare. Rianimiamo. Ok. E poi direi di fare un intervento su Maiel. Facciamo questo stand, ho paura che possa arrivare troppo in basso la vita. Va bene, non dobbiamo avere queste paure. Facciamo un degagement. Ok. Troppo presto. Questo è perriabile, devo un attimo prendere il timing, però è fattibile. Tocca 2 volte a lui. Lo sapevo. Vabbè. Peccato. Però non lo può cacciare. Ok. Devo comunque rianimare Ciel, quindi facciamo uno stand al normale. Un po' bassino, però va bene. Vedete, è buggatissimo. Cioè non sta facendo più danno il fuoco, non capisco. Allora. Inutile fare pure della debendata adesso, non abbiamo abbastanza. Però se facciamo un critico, ok, aumentiamo la carica lì e poi facciamo mezzo forte. Ottimo. Devo fare uno stand al normalissimo per adesso. Ok, facciamolo. Ok. Dobbiamo avvicinarci e poi fare un gommage doppiato e sperare che vada tutto bene.
Niente, non riesco a prendere il primo colpo decentemente. La elimina. La elimina sicuramente. Gran sfiga questa. Vabbè, guarda, meglio cambiare team in questo caso. Vediamo come va con l'oro, non lo so. Sciotta comunque. E adesso me lo rimuove anche. No? Doveva farlo con maielle prima, non adesso. Però vabbè. Allora, ah no, giusto che si rianima lui. Uno strappo decente. 3 medi, elevati. Facciamo questo sopra. Però noi abbiamo potenziato il peso. E comunque non... Facciamo comunque stordire così, no? No, ho sbagliato. Con loro non abbiamo PA infiniti. Ok. È finita, mi sa. Sono quasi con questo, però... No, è ancora troppa vita, non riusciamo, credo. Se mi distraggo sicuramente non ci riusciamo. D'ora in poi riprendo la registrazione quando sono più o meno a metà vita, indicativamente. Ragazzi, anche se non siamo a metà vita, voglio iniziare adesso. Vediamo. Gommage doppio danno, senza posa però. Ok. E adesso uno Stendhal. Ok. Ora siamo a metà vita, vedete? Allora, possiamo fare una raffica d'acciaio e poi un assalto ascendente. Missato uno, ma va bene. Questo fa quasi sempre 1 milione. Va bene. È uno strappo in più che possiamo fare. Potremmo farlo adesso? Conviene farlo dopo, magari, sì. E poi ci teniamo il mana. Giusto, mi ero dimenticato che lo può fare anche da stunnato, il maledetto. Cioè, per me lo stun non dovrebbe permettergli quello, non ci ho proprio pensato che lo può fare. Vabbè. Ok, allora, arsenale completo. Facciamo un... No, non il doppio danno ancora, facciamo uno Stendhal normale in questo turno. Ok. Dopo dobbiamo fare un gommage potenziato. Per forza. No. Non posso fare anche virtuosa, però... già adesso.
Ok, deve essere ancora un po' più su. Con loro non so se riusciamo, eh. Quasi. Sono 3. Fa quello che vuole Simon, è incredibile. Buono però. Allora, peso. Proviamoci pure, però. È pure sbagliato, vabbè. Con solo monocolo la vedo proprio male, eh. No, infatti. Per me va chiusa nella prima parte. Che le build di questi due non le ho fatte bene. In generale non c'è modo di chiuderla così. Anche perché in terza fase c'ha anche combo più lunghe. Giochiamo molto meno perché non c'è CL supporto. Let's carve a path. Show me what you got. Your turn to shine. This hurt. Diary. Ready to strike. Va bene. Let's carve a path. Devo mantenerla virtuosa, siamo vicini al gommage. Devo giusto fare degli attacchi per caricarlo più velocemente. Ma dobbiamo mantenere la posa. This will hurt.
Non mi devo uccidere, maiale, ti prego. Vabbè. Ah no, ok, pensavo fosse l'altro. Ok, no, no. Time to hit this. Doppio danno, virtuosa, gommage. Più strappo. Strappo adesso, sì, 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 che aumenta i danni. Madonna. Ragazzi, ho iniziato a registrare tutto il try perché me la sentivo buona. Porca miseria. Devo fare la foto. Ragazzi, wow. Non so nemmeno se è finita, penso di sì. Cioè la terza fase era alla fine della vita, no? Penso uno dei boss più soddisfacenti da battere, anche se magari per alcuni non l'avrò battuto visto che era una one shot build, però era la build che stavo utilizzando. E abbiamo dovuto comunque canalizzare tutto in questo, e se roulette andava male probabilmente rimaneva vivo. Mamma mia. Di troppa l'arma, mi sa. Può essere. Però non usa spadoni, verso. Invece no, gliel'ha lasciata. Veramente un boss della Madonna, ragazzi. Io... È stato veramente l'unico che non riuscivo a memorizzare i pattern. Oh, ma così lo fa scomparire così. Simoso. 50 di lumina. Simon. More and more of my mind is fading away. I must put my words down on paper before I lose myself entirely. My beautiful Clea. What did she do to you? That paintress. She fooled me. She looked so much like you, and I believed her story. She granted me the power to fell the Axons and enter the monolith. I realized too late that she had warped my mind. That she had in fact taken you away. Locked you somewhere I could never reach. And set me on a path to destroy your future. But then I met Aline, who showed me that I could save you. With her help, I descended to the bottom of the monolith, where Aline had sealed him away. The one who brings the Gamash. The one who threatens our very existence. But his powers are strong, and I'm finding it harder and harder to fight his influence over my mind. My mind is breaking. My final thoughts are only a few. I despair. But one day, our suffering will end, and we will find our way back to each other. In this life, or another.
Simon ha sostanzialmente vissuto sulla sua pelle, a differenza di molte altre spedizioni che invece non hanno mai chiaramente ottenuto risultati, quello che abbiamo vissuto noi, non riuscendo fino alla fine a battere le Noir e via dicendo. Che è molto strano perché è molto forte e magari lo è diventato dopo. Ma veramente pazzesco. In una delle arene più belle, molto semplice, però richiama Artorias. Richiama anche Berserk, da quello che so comunque Artorias e il sistema di Abyss eccetera dovrebbe essere comunque tratto da lì. Io l'ho iniziato a leggere da poco. Ma per chi non conoscesse insomma la serie di Dark Souls 1 vi invito a guardarla, perché per me è stato un gioco fantastico e pertanto rivivere quel buttarsi nell'abisso, chiamato esattamente allo stesso modo, mi ha ridato belle emozioni, nonostante questo sia molto chiaramente più caratterizzato, perché vediamo non c'è solamente il nero più totale, che in quel caso faceva parte proprio, no, del concetto di abisso stesso, ma qui siamo come al solito in un luogo etereo di pittura, diciamo quelli che sono gli angoli, no? Cioè io li vedo un pochettino come se fossero gli angoli della tela, quel poco che manca per uscire dalla tela sostanzialmente. I resti del croma di Simon. Puoi combattere... No. 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 È stato bello però. È stato bellissimo. E questo episodio non può che finire qui. Altre cose che faremo le faremo nel prossimo, perché questo è l'episodio di Simon. Ragazzi, io vi ringrazio per aver seguito il video. Come al solito vi invito a lasciare un like ed iscrivervi al canale se l'avete ancora fatto. Trovate la playlist con tutti gli episodi qui sopra e un sacco di altre playlist sul canale, perciò dateci un'occhiata. Noi ci vediamo alla prossima e bella Fandonia.